Buongiorno a tutti ragazzi e benvenuti come di consuetudine nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Oggi mi trovo presso l'hotspot di Gerbignaga con Abramo Giusto. Ciao Pier. Ciao Abramo, un vecchio di Binomania del forum, è un ornitologo, un birdwatcher diciamo noto nella zona e adesso fai parte del gruppo Astor, giusto? Sì, esatto. Quindi Associazione Studi Osservazione Rapaci. Oggi con Abramo vi facciamo vedere un po' il dietro le quinte del mio lavoro. Ci siamo trovati domenica mattina, sono qui per riprendere con la tecnica dell'iPhone immagini all'interno dello Swarovski SLC 15x56 e dello Skyrover 6x32. Quindi, siccome Abramo sta già vocalizzando, questo video lo faremo uscire successivamente al test dei due binocoli, giusto? Ecco, così almeno Abramo darà le sue impressioni pratiche sul campo. Comunque, bando alle ciance, facciamo partire immediatamente la breve sigla e ci vediamo tra pochissimo. Però aspetta un attimo, salutiamo Radio Bitto, che è dall'altra parte che ci sta guardando. È vero, dobbiamo salutare anche Radio Bitto International. Ciao Corrado! A tra poco. La radio con le frequenze o senza? La radio senza frequenze. A tra poco. È matto quell'uomo là. Allora, qui il problema è che io devo fare le riprese ma Abramo non mi molla lo Skyrover. Abramo? Ma com'è? Ti piace? È già volato un mamma mia appena che ho messo dentro gli occhi e hai dentro una lampadina qua dentro, non so. Hai visto? È luminoso, un 6x32 pure con la pupilla d'uscita così, per ingrandimento basso, è bello. Ma il campo? Ma il campo ce n'è tanto. A prima impressione devi farti un po', come si può dire, sta palla che gira tutto intorno ti fa vedere il mondo intero, sì. Sì. Ce n'è tanto. Sono 12 gradi e 2, ha un filino di effetto globo, l'ho notato anch'io che non sono tanto sensibile. Devi girare piano la testa e lui ti fa vedere tutto. Allora io intanto vado avanti, dai, riprendimi, dopo ti pago. Io intanto vado avanti a fare le riprese che sono molto semplici. La problematica oggi è che sia lo Skyrover che dello Swarovski non ho adattatori specifici, quindi accosto semplicemente la macchina, scusate, lo smartphone all'oculare, in questo caso il mio iPhone XR, e semplicemente i video escono così. Poi ovviamente ragazzi calcolate sempre che quello che io scrivo e poi dico dipende anche dalle percezioni dell'osservazione con due occhi, quindi quello che vedete voi all'interno del video è sempre purtroppo una ripresa digitale, non va a rappresentare bene tutto quello che in realtà riuscireste a carpire osservando col binocolo, giusto Abramo? Diciamo di sì, Pier, sei tu il mago di quelle cose qua. Il mago, sì. Ma vedete, adesso stiamo facendo una ripresa con l'SLC. E cosa stai facendo? Stai contando gli smerghi? Sì, ce n'è qua una colonia impressionante, quasi una novantina ne ho contati. Questi nidificano lì ai Castelli di Cana. Mi ricordo che qualche anno fa, siamo alla polizia provinciale, col battello facevamo il censimento del lago Maggiore, degli smerghi maggiori. E poi vabbè, dopo la vera colonia si muove durante l'anno, si muove nei vari punti del lago. E poi nidificavano anche, Pier, com'è che si chiama lì a Laveno dove c'era la fornace? Sì, dove c'è la fornace. La fornace lì di quel paese. Ma quello lì è quella di Caldè però. Bravo, la fornace di Caldè, anche lì si tuffavano giù da sti muri, sti smerghi qua piccolini ed era una cosa simpatica. È un uccello che negli ultimi anni è venuto qua nel Lago Maggiore, si trova benissimo, si sta ampliando, sta gonfiando. Allora Abramo sta facendo tutte le differenze tra campi apparenti e campi reali. Io ho quasi terminato di fare le riprese qui e magari ci spostiamo un po' più in là
per inquadrare il castello di Cannero, paesaggio della costa svizzera, eccetera eccetera. Adesso sul cavalletto abbiamo ancora lo Sky Rover 6x32 Apo. Oh, bestiale Pier, in tutto sto campo qua non c'è bisogno di muovere il cavalletto e tutto, io le sto prendendo tutti sì. gli smerghi. È come guardare un bel film con un bel televisore. 16 noni, grande schermo, te lo gusti tutto. Sì, però la nonna ti dice sempre stai lontano dal televisore. No, qua no. Qua no, qui puoi stare bello vicino senza problemi. Comunque la cosa che sto notando, sto facendo partire adesso, noi abbiamo qua gli smerghi a lo saranno più a 20 metri così. Sì, 20-22 metri. E sto facendo un piccolo particolare, guardare a beccare le pupille dei vari. Noi abbiamo lì lo Swarovski da 15, che in questo caso abbiamo la fortuna di avere proprio il sole perfetto, e questo qua è soltanto 6 ingrandimenti, ma riesce a beccare bene anche le pupille con questo. Ma sai che bello nitido, nella prova con la USAF Chart che ho fatto settimana scorsa, ci sono rimasto abbastanza, perché ha una nitidezza elevata e comunque riuscivo a risolvere bene delle righe che di solito risolvo con gli 8x anche. Poi dipende anche dal mese, molto probabilmente a gennaio con meno turbolenza diurna, perché poi ho il piastrellato da dove osservo a dove ho fissato la carta di mira e magari migliorerebbe le prestazioni un 8x, però è un piccolino che stupisce questo. Prendi tu i binocoli? Sì, bastone a tracollo, tanto sul cappuccio e non mi spacca la cervica. Ok. Allora, noi ci spostiamo un poco, certo che oggi con questi bei controluce stanno uscendo dei video ultra professionali, però visto che qualcuno voleva vedere il dietro le quinte, di solito vengo in settimana al mattino perché ci sono meno persone, però voi non sapete che questo è un periodo di vendite e scambi. Allora ho scambiato con un signore uno strumento che avevo per un MID 125, quindi Abramo vorrebbe prendere il mio MID TX90 e quindi mi aveva contattato qualche altro appassionato astrofilo, però poi mi ha chiamato Abramo, non potevo dirgli di no, quindi è venuto a trovarmi, è venuto a sbinocolare un po' con me. Con quella che questa settimana il tempo come al solito sarà pessimo, ho deciso, visto che tanto Jenny e le ragazze sono ancora in Calabria, beate loro al mare, di venire a lavorare oggi. Chiamiamolo lavorare perché è un lavoro, ma in realtà poi per me è una passione e divertimento, quindi ci divertiamo alla fine, e quindi oggi è domenica e siamo qua in una giornata un po' atipica. Dopo Bramo andiamo su e ti faccio vedere anche il MID TX, però già che ci troviamo in questo bel posto non sarebbe male provare anche i due binocoli che hai portato. Un vecchissimo Audubon che ha la mia età, però erano quei mega binocoloni con i super mega prismi che ti fanno il mega campo apparente. Questo è un 140-150 metri a 1000, quindi è un bellissimo campo, buona apertura, un binocolo impressionante come visione, ti rilassa e tutto, ti dà delle ottime soddisfazioni. Penso che sia di quella tipologia qua di binocoli uno dei migliori che era mai stato fatto, infatti l'ho tenuto nella mia collezione. Bene. E poi ho qua nella taschetta lo Xiaomi Bip Best, che è sempre inspiegabile come abbia fatto un'azienda a lanciare a 50 euro un binocolino con quelle caratteristiche qua, che ormai ha 4 anni, e dopo con Pier valuteremo il binocolo cinese dopo 4 anni in che condizioni si trova. Sì, dopo magari inquadriamo anche con l'iPhone tra i due, magari il castello di Cannero, e vediamo un po'. Va bene, vado avanti a riprendere con i binocoli. Purtroppo qui al lago è cominciato il vento, e settembre è sempre così, talmente forte che i tappi sbattono contro il supporto Berleba che vibra l'immagine, quindi devo cercare di fare delle riprese senza, insomma, evitando che ci siano queste vibrazioni, se no metto davanti a Bramo come paravento e proviamo.
Allora ragazzi, non so se ci sentite, vi ho lasciato a casa pure le giacche a vento, qui c'è un bel freddino e ci sono dei tedeschi che stanno facendo il bagno in spiaggia, giusto? Lasciamo stare, va. Ecco, vabbè, noi siamo qua doloranti con le artrosi, oltre a cinquantenni, e adesso andiamo verso la spiaggetta perché devo andare a fare dei particolari fotografici per corredare l'articolo. Quindi di solito la mia prassi è provi i prodotti, birdwatching, gastronomia, paesaggio, poi scrivo l'articolo, poi esco, faccio le prove con iPhone, poi produco le fotografie per l'articolo e poi vado a girare il video, quindi comunque ci vuole almeno 3 giorni. Poi ma anche un bel bar, trovare un bel caffè caldo. Sì, un caffè, un cappuccino, adesso vediamo. Anche la brioche. Adesso vediamo cosa si può fare. Perché poi c'è lo spritz. Quello passa il ragù tutto. Quello non lo bevo, però guarda, sì, si sta pure facendo la doccia quel signore, evitiamo di inquadrarlo. Infatti. Adesso andiamo verso la spiaggetta e faccio qualche particolare dei 2 binocoli, quindi Sky Rover e lo Swarovski SLC 15x56. Allora, la location ti piace, no? A parte che la conosci, quindi sì. Guarda là come tira vento, guarda la bandiera. Sì, cerco di non inquadrare le persone in spiaggia, comunque c'è un bel venticello qua. Fantastico. Poi mi sto divertendo come un matto, si può pieno di binocoli, di giocattoli. Dovevamo portare il microfono esterno, ma non ci ho pensato, non pensavo ci fosse questo vento oggi. Ma io addirittura pensavo il cappello per il sole e basta, perché ci siamo No, altro che fa stare tutto. Oggi ragazzi provo anche il Kowa, è una lente da 8,5 mm per il formato micro 4 terzi, che quindi corrisponde a circa un 17 mm su full frame. E facciamo delle foto per lo Swarovski SLC che poi comunque troverete all'interno dell'articolo. Io ho annoiato parecchio Abramo, nel senso che è stato qua 2 ore a vedermi fotografare e riprendere. Adesso, siccome c'è troppo vento, l'idea con Abramo era di andare sulla foce del fiume Tresa, che dovrebbe essere più riparato, così mi fa provare sui binocoli. Va bene? Questa volta te li faccio provare. Ecco, bravo, ma ti devo pagare qualcosa o? Ovviamente sì, un caffè ci vuole. Ok, un bel caffè. Dai, andiamo di là e ci vediamo tra pochissimo. Noi siamo in pausa perché Abramo ha avuto un calo glicemico a furia di usare i binocoli e quindi stiamo... Mi ha dato la testa. Gli ha dato la testa, non ne poteva, doveva bere un caffè, mi ha detto sto tremando. E allora siamo venuti un attimo qua, che oltretutto, adesso per fare pubblicità, il baretto è proprio davanti alla passeggiata dove potete venire a fare birdwatching qui a Germignaga. Quindi adesso io ho un caffettino all'orzo perché il caffè non lo sopporto e dopo ricominciamo a osservare con i binocoli. Sono curioso di provare lo Swift, Abramo. È stata una pietra miliare quella. Io all'epoca avevo provato, li aveva Luca Mazzoleni, era l'Audubon 8,5x44, uno degli ultimi, che era ID Apo, non so se ti ricordi, sarà stato il 2002. Dopo l'avevo preso per me, poi alla fine ho comprato il Kowa Genesis e dopo vabbè l'ho venduto e poi sono passato a Swarovski, Zeiss. Però per quelle fasce di prezzo i porro di questo genere sono ancora per certi versi imbattibili. È ancora un porro caratteristico quello con i prismoni, con tanto campo. Ragazzi, salute, anche se non si fa col caffè. Abbiamo deciso di metterci in questo angolo perché comunque c'è meno vento del solito. Il problema è che questa volta ragazzi troverete un po' di rumore di fondo dato dal vento, non abbiamo portato i microfoni, mea culpa, non ci ho pensato. Adesso ci concentriamo su i 2 binocoli che ha portato Abramo, quindi ve lo ripeto di nuovo, l'Audubon e il B-Best
si chiama, che è un 8x32 con 130 metri a 1000 metri. Ho messo l'SLC dentro lo zaino perché comunque insomma ha un formato troppo grande per la comparazione, e nel frattempo Abramo sta continuando a guardare con lo Sky Rover 6x32. Cosa facciamo, Abramo? Osservazioni a mano libera o li mettiamo sul Berleback? Ma no, a mano libera adesso, partiamo subito in tromba, via. Ok, dai. Guerra. Va bene, allora o mi tieni tu, Sì, vai. mi tieni tu il tutto, forse è meglio che ti giri di lì, se no c'è il controluce. Esatto, perché sono un principiante. No, figurati, non è per quello, purtroppo le riprese in esterna sono così. Quindi io adesso provo questo B-Best. Allora, è leggero, devo dire, mi ricorda un po' i Minox 8x32, unica cerniera, solida, tra le altre cose. Da quanto lo stai usando? Dovrebbe essere l'ultima, quando ho fatto la recensione per Binomania. Cos'era, 4 anni fa, 5? Penso di sì. Forse anche prima del Covid, ormai il Covid ci ha formattato il cervello, quindi sono già 5 anni. Ragazzi, l'ottica è di, non c'è aberrazione cromatica e non è citato che ha ottiche ED da nessuna parte, giusto? Giusto. Pazzesco. Facciamo così, ve lo metto sotto un attimo con l'iPhone per farvi vedere, e intanto guardo con altri prodotti, però troverete anche la parte della ripresa. Allora, questo è lo Xiaomi B-Best, che per 50 euro è incredibile. Scusate per le lattine, purtroppo provo magari a spostarmi con la testa a sfera, c'erano in giro degli smerghi e guardate qua, per 50 euro è stato un regalone. Ma per quanto è durata questa promozione? Ma per me c'è stato come un blocco di binocoli che hanno fatto, venduto e poi sono spariti. Forse si trovano in Russia, ma con la guerra è impossibile andarli a comprare. No, direi che non è il caso. Adesso proviamo il porrone. Già si impugna proprio bene, spalle più larghe, si gestisce bene, ma i paraluce non c'erano in questi modelli, giusto? No, perché erano i primi. Se gli estretti rimangono in mano, ormai si può dire. Sono robe troppo delicate. Un pelino dovrebbe uscire, però è questione di millimetri quel paraluce lì. Allora, sto assistendo a un'immagine molto bella, nel senso che il centro sembra un top di gamma, è nitido. Mi aspettavo, Abramo, una tonalità calda e non ce l'ha, è abbastanza neutro, e anche al bordo tiene abbastanza bene, nel senso che le immagini sono comunque buone di giorno in tutto il campo, c'è un filino di perdita verso l'80%, sì. E anche il cromatismo residuo c'è solo al bordo, non c'è al centro del campo, Fa parte di quei binocoli che hanno i prismi esagerati, che non si sa per che motivo. Bello. Cioè, ti faccio un esempio, Pier, tu che sei un esperto. Prova a guardare bene, se noti qualche perdita di campo in uno dei due oculari. Adesso lo metto io alla prova, il Pier, su quell'Audubon lì. Dovrei metterlo sul cavalletto. No, prova così, vedi un po' se trovi qualcosa, qualche immagine sfalsata dentro da qualche parte, nel giro, che guardi dentro col tuo occhio, che vaga dentro in quella lavatrice lì. Se tu lo giri al contrario, noterai che un prisma interno è scheggiato, e questo è il sinonimo che usavano dei prismi talmente esagerati. Proviamo ad andarli con la telecamera. Non so se si vede. Sì, si vede, guarda, all'occhio nudo si vede la scheggiatura proprio nella parte inferiore, che ti devo dire non vedo. Vedi, è una roba talmente esagerati, quei prismi lì talmente grossi, impressionanti, che anche una scheggiatura del prisma non lo fa notare. Non lo vedo, e adesso provo a metterlo sul cavalletto. Cazzo, è un po' alto. Questa stiamo facendo la storia dei binocoli, ragazzi, oggi. Stiamo dimostrando che una volta avevano sta crisi per sti binocoli grandangolari che facevano di quei prismi assurdi. Eh sì, poi non c'era ancora la moda dei prismi a tetto,
inizialmente c'erano prismi di Porro in giro sul mercato, non è proprio messo in bolla, dai, ci siamo quasi. Passo un pelo io, eccola qua sul campo, vedete i lavori che si fanno al volo qua sul campo durante le riprese. Sì, l'estrazione pupillare, se uno ha gli occhiali, è forse un po' problematico. Beh, a queste distanze si vede molto la tridimensionalità. Devo avvicinarmi perché io penso che ci siano problemi con l'audio. E a questa distanza, osservando tra i 5 e i 15 metri, comunque si nota molto la tridimensionalità del prisma di Porro. E adesso, anche se prendiamo il 6x32, senz'altro Abramo, vedrai che i passaggi dei piani qua sono tutti più netti 3D, invece con il tetto non ce l'abbiamo. E questa caratteristica qua era soltanto dei prismi di Porro, perché è data dalla distanza tra i tubi ottici, quindi più larghi sono i tubi ottici e più c'è percezione di tridimensionalità. Guardate qua che distanza notevole, eh? Audubon. Calcolate sempre che faccio fatica a mano libera, eh? Vedete, c'è un poco di perdita di campo, comunque il campo è molto grandangolare. Guarda anche nell'altro oculare, che quello lì è quello scheggiato, Pier. Ok, inquadriamo anche nell'oculare quello senza scheggiatura sul prisma. Guarda, non c'è differenza, bravo, praticamente è identica. Faccio un po' fatica io con l'estrazione pupillare, si vede un po' di effetto buco nero. Ecco, adesso ci sono, però la resa dei colori è anche ottima. Davvero. Allora, quello che io vedo, la differenza con un binocolo di ultima generazione made in China, è che ad esempio nello specifico lo Sky Rover ha un campo di vista mostruoso. Esatto. Cioè sono 12 gradi 2 e poi di giorno con tanta luce, quella minima perdita di cui vi ho parlato nel video e avrete letto nell'articolo è veramente compensata bene. E poi è incredibile quanto sia luminoso. L'avevo già notato col Corrado a Morbegno, abbiamo provato il 6x32 contro il Sard 6x42 e il Sard sembrava un 20 mm, quindi trattamenti antiriflesso di alta qualità in questi prodotti, e poi la tonalità più neutra e meno aberrazione cromatica. Però tenere questi binocoli secondo me ha un valore anche culturale, nel senso che è un pezzo di storia che ti porti dietro. Bravo Abramo, tientelo lo Swift, e magari uno dei prossimi eventi Binomania lo porti su e lo facciamo provare. Mi ha stupito il piccoletto, perché il piccoletto qua, insomma, ma veramente l'hai pagato 50 euro? Eh sì, lo vendevano a quel prezzo lì, 50-60 euro spedito a casa, e secondo me comunque mi rimane il tarlo che li vendevano sotto prezzo per qualche motivo strano. Adesso a casa ci facciamo una bella pulita, però ti devo tirare le orecchie qua, eh. Io questo qua lo uso sotto il sedile della macchina, Pensa a te, pensa l'ho a te. tirato fuori da sotto il sedile quando sono venuto a casa tua. Incredibile. Anche se lo continuo a pulire ogni giorno, quando Sì, arrivo sì. lì è sempre lì appoggiato ai miei piedi, Però alle mie scarpe. Per 50 euro avrete visto nel video con l'iPhone, ha una resa da binocolo definibile come D. Va bene ragazzi, dai, noi non vi disturbiamo più di tanto. È giovedì, Abramo deve andare a casa a mangiare la pasta, quindi tra un po' andiamo su a casa mia, gli faccio vedere le TX e poi molto probabilmente ritirerà lui il Mi 10X. Vedete questo video prima dei saluti. Bravo, bevi perché oggi ti sei salassato, è giusto che reintegri i sali minerali. Allora, in primis si porta a casa il mio Mi 10X, perché il tuo C5 l'hai dato a un tuo amico che fa tiro sportivo. Ben sì. Ok. Non quindi l'ho più dato indietro, dice che è impressionante, che gli piace. che gli piace. Quindi l'abbiamo provato, abbiamo provato i motori, gli ho fatto vedere il focheggiatore elettrico che prende anche quello, però abbiamo deciso di inserire questa parte perché presupponiamo che giù al lago ci siano stati grossi problemi con il vento, e Abramo voleva dire la sua esperienza da birdwatcher. Da quanti anni sei ormai un birdwatcher? Tanti, i capelli sono bianchi. Tanti, vabbè, almeno ce li hai bianchi da far vedere. Le sue impressioni riguardo il 6x32 della Sky Rover.
Quindi Abramo, se vuoi dirmi qualche cosa e dirlo ai ragazzi. Ragazzi, cosa vuoi che vi dica? Appena che ci ho messo dentro gli occhi è partito subito un mamma mia. E sto binocolo qua sembra che c'è dentro una lampadina. Chi lo prova dirà c'è dentro una lampadina, c'è poco da fare. Quando lo prendi in mano è pesantuccio, ti rendi conto che non è un giocattolino. Per fare un esempio, lo Xiaomi peserà sicuramente la metà. Oggi Pier dello Xiaomi è rimasto impressionato perché dopo 4 anni sono sparite le scritte, e quindi però il binocolo dopo 4-5 anni, forse anche qualcosina in più, bisogna vedere la data su Binomaniac di quando ho fatto la prova. Sì, andate a leggervi la recensione che aveva scritto Abramo. Ma invece parlavo un po' più sul tecnico. Aberrazione cromatica? Non ce n'è, ragazzi. Ok, campo e il bordo di giorno? Ragazzi, è perfetto. Io l'unico, se dovessi dire il mio difetto, col mio mega nasone, con gli oculari che è qua, il mio. Anch'io. Faccio fatica a buttarglieli dentro, devo usare le conchiglie chiuse, però c'è talmente tanto campo da buttarci dentro che non hai bisogno, diciamo, di quello. Poi, e tu mi hai detto, meno, forse l'ho già accennato prima nel video, quando eravamo giù al lago, avevi notato un po' di effetto palla rotolante che io purtroppo non riesco a vedere perché è un po' una cosa soggettiva. In questo un pochino l'ho notato anch'io. Sì. Ma l'hai notato di più da vicino, spazzolando verso l'orizzonte sulla costa piemontese? Allora, se guardiamo all'orizzonte, con l'orizzonte, se vai piano è quel fattore che non ti dà fastidio, perché anzi è simpatico. Se lo usi sui, diciamo, 20 metri, quando stai guardando le varie zone, con la fortuna di avere un campo così grosso e vuoi spazzolare dentro oggi abbiamo la fortuna di avere lì tantissimi smerghi, Sì. e quindi quando si dietro sventolare tra di loro, sul vicino hai quelle variazioni di velocità tra il centrocampo che il bordo campo, che la palla rotolante, tra parentesi, la vedi, sì, ti dà un po', io la sento un po' fastidiosa, però dall'altro punto di vista non si può avere la moglie ubriaca, la botte piena, certo. Per avere tutto sto campo devono inventarsi qualcosa. No, effettivamente per ora è l'unico esercizio ottico-meccanico che c'è con sti gradi, perché c'era il SARD ad esempio, parte che poi avremo modo di andare magari da Corrado assieme se vuoi venire su e facciamo una prova contro il SARD, e questo ha lo stesso campo ma è molto più luminoso del SARD. Hai visto anche prima, abbiamo provato contro alcuni top ed è insomma un bel prodotto luminoso. Invece meccanica come ti sei trovato? Perché la meccanica rimani a bocca aperta, qua la ghiera è un violino, c'è una ghiera qua, non si muove tutto il pomello, si muove solo la ghiera esterna, è di metallo e praticamente ha una precisione assurda, proprio non c'ha il minimo gioco. Abramo, io a volte sono un po' tiepido perché non vorrei essere troppo entusiasta su alcuni prodotti, perché poi la gente pensa che chissà che cosa c'è dietro. Però mi fa piacere avere delle impressioni, diciamo, esterne al mio lavoro, perché almeno uno può provare sul campo e avere anche altre opinioni. Quindi in definitiva comunque come prodotto ti piace. Forse per te ci vorrebbe un bel 10x42 per il birdwatching. Io rimango sull'8. Sei da 8, come me, quindi. Sì, io sono sull'8, il 10 comincia, magari con un peso così anche il 10 balla un po' meno, però il discorso che con l'8 guardi in maniera più rilassata, anche la pupilla è più grossa, sei più rilassato, è un'immagine più luminosa. Io sono uno sull'8. Ovviamente quando devi guardare i dettagli, oggi abbiamo anche la fortuna di avere il 15 della Swarovski, e quando devi guardare i dettagli col 15 è un'altra cosa. Sì, perché oggi poi un po' mi hai seguito, no? Hai visto anche come faccio i retroscena, che magari qualcuno pensa che sono a casa, leggo il manuale e vi scrivo l'articolo, in realtà è un continuo provare fuori. Di questo ho fatto anche la prova crepuscolare, la prova astronomica con i filtri, e dopo, vabbè, adesso questo video uscirà dopo,
comunque te lo ridico, ci sono dei filtri che tu puoi utilizzare per vedere meglio le zone dove ci sono nebulose. Sono dei filtri a banda stretta, io ho guardato nella zona del Cigno, ci sono rimasto l'altra sera. Proprio le percepisci in maniera violacea con questo sfondo più scuro e le stacca, quando di solito ti dicono che ci vuole almeno un 100 mm, in realtà non è così. Con questo campo ampio vedi, sai, proprio più zona con più nebulose. Nella zona del Cigno ce ne sono tante e ci sono rimasto anche in quello. Poi ovviamente ti toglie un po' di luminosità il filtro. E anche lì i filtri, se ci pensi, sono da 2 pollici, li puoi usare anche sui telescopi, te li danno nel prezzo del kit però, perché questo binocolo è venduto o semplicemente o con kit con 2 filtri e gli adattatori, quindi per gli astrofili è perfetto. Poi se vuoi ci puoi mettere su dei filtri, che ne so, gialli, o se non vuoi proprio che vada su tanta pioggia e si rovini se guardi al mare, ti metti sui tuoi filtri neutri, perché tanto è impermeabilizzato, però almeno il sale non va a rovinare l'obiettivo. Sì. Va bene, quello sì. Vabbè. Però guarda Pier, in effetti hanno diaframmato tantissimo le lenti, chissà se la lente era completa. No, allora mi hanno spiegato, che l'ho scritto nell'articolo, che hanno dovuto utilizzare uno scafo simil 42 per prismi maggiorati, sì. E quindi siccome i prismi sono più grandi comunque del diametro dell'obiettivo, hanno dovuto incastonare l'obiettivo. In più ho notato col calibro che in realtà è leggermente più piccolo o l'obiettivo o ingrandisce un pochino di più, perché ci sono 0,3 mm di pupilla di uscita in meno rispetto a quello che dovrebbero esserci, e l'ho provato 10 volte col calibro, è elettronico, è abbastanza preciso, e quindi in realtà pensa se fosse addirittura un 29-28 mm, no 28 no, ma un 30 magari, è ancora luminoso lo stesso sto binocolo. Madonna. Adesso sono curioso di provare il 15x56, perché tanto Technosky li distribuirà, e poi quando uscirà il 7x35, perché quello dovrebbe avere un campo di vista apparente veramente spettacolare. Lo aspettiamo e proveremo anche quello. Va bene. Nel frattempo, complimenti ragazzi, qua diciamo così che hanno fatto un bel salto in avanti. Noi eravamo rimasti al GHT, al Bosma, che la Cina aveva fatto 2 ottimi binocoli, e adesso con questo hanno fatto un salto ancora più avanti, ragazzi. Non so fra poco cosa succederà. Non lo so. Allora ragazzi, non guardate il caos, perché sono senza moglie e figliole, quindi noi maschietti insomma facciamo un po' di caos. Magari Abramo, tu a casa tua sei più ordinato di me. Va bene, io di sì, se no la moglie mi chiede di voi. Ecco, bravo. No, calcolate solo che ieri qua su sto tavolo c'erano 2 telescopi, stavo smontando tutto. Allora, noi vi salutiamo, vi aspetto come sempre su questo canale YouTube, ci vediamo come sempre su binomania.it, su tutti i social, venite anche sul forum di Binomania, perché Abramo nel corso degli anni ha scritto tante cose interessanti, andatevi a leggere la recensione di Abramo riguardo il B-Best della Xiaomi, e poi ragazzi mi raccomando, siamo più di 10.000 nel canale YouTube, in realtà siete quasi 70.000, perché il 75% 70 di voi è entrato nel canale e non si è iscritto. Ci vuole un attimo, vi basta premere qua sotto sul pulsante iscrizione. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni. Davamo giusto. Ciao ragazzi, alla prossima. Cosa ciao, facciamo? Ragazzi. Iniziamo a smontare qualche tubo qua sul tavolo della cucina. Sì, almeno dopo devi già cercare le viti. Ne approfitto già che non c'è Jenny.